Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Se avete guardato il video, e se non l'avete guardato guardatelo, dove ho fatto vedere la mia valigia degli attrezzi, tra tutte le cose per le quali tra l'altro ho speso un sacco di soldi che potevano interessare, secondo me, quella che invece ha suscitato più interesse è stata la spina per provare le prese. Ho ricevuto un sacco di domande, email, commenti e allora ho detto sai che c'è, facciamo un tutorial veloce, vi faccio vedere come l'ho fatta, come si usa, perché è un oggettino effettivamente molto utile che io uso sempre, ma magari uno non ci pensa, non ce l'ha, gli potrebbe fare comodo averla. Spendete una fesseria e realizzate un oggettino molto comodo sia per i professionisti e sia per chi si trova a volte magari a montare delle prese in giro e vuole solo verificare che funzionino senza girare con la bajour, la lampada o altro, perché è molto piccola, molto comoda, non serve a fare nessun test, nessuna verifica particolare, serve a vedere se avete collegato fase neutro al posto giusto per vedere se si accende. Fine. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Adesso costruiamola? Dunque, per realizzarla ci serve sostanzialmente una spina e un LED. Non è un LED qualsiasi, queste sono le spie che si usano negli interruttori, nei pulsanti per segnalare l'accensione o per illuminarli di notte. Sono a 230 volt o perlomeno dovete prenderlo a 230 volt perché esistono anche in bassa tensione, e i più moderni sono a LED. Vi consiglio di prendere direttamente questi. Di solito hanno già un pezzo di cavo collegato direttamente, tranne alcuni tipo quelli della Gavis che invece bisogna inserire i fili, quindi vi procurate un LED spia per segnalazione pulsanti a 230 volt, consiglio un colore ben visibile che può essere blu, arancione, ve ne lascio in descrizione alcuni che ho trovato su Amazon, purtroppo singoli costano veramente tanto, costa meno comprarne 4 alla volta, li ho trovati blu, bianchi e arancioni. Poi ci servirà una spina, questa qua della Wimar da 10 A va benissimo, in descrizione vi metto quella senza terra perché di fatto non serve, ma se la trovate o di recupero come questa anche con la terra centrale non è un grosso problema. Consiglio però la versione da 10 A perché entra in tutti i modelli di presa, quindi l'universale con sciuco e bipresa entra, presa da 10 entra, presa da 16 entra, mentre ad esempio in queste sciuco qua una spina da 16 A non entrerebbe, invece questa entra comunque con o senza terra. Alla fine dobbiamo prendere la nostra spina, aprirla. Questa della Wimar è molto comoda anche nell'apertura e nell'inserimento. Dobbiamo usare solo i due morsetti esterni che sono fase neutro, la polarità ovviamente non ha nessuna importanza, ai quali dobbiamo collegare i fili della nostra spia che andrà incastrata qua dentro. Ora in questa della Wimar entra perfettamente anche nel passacavo, quindi basta aprirlo, lo allarghiamo un pelo, inseriamo il nostro LED. Possiamo intanto togliere questa parte se ci dà fastidio. Inseriamo il LED, disponiamo bene i fili che escano fuori, lo mandiamo in battuta in questo modo, serriamo il passacavo, che in questo caso diventa un ferma LED, in questo modo, tagliamo i fili ad una lunghezza comoda per essere inseriti nei morsetti ma non servono lunghi come in origine, li speliamo un po' più lunghi perché essendo molto piccoli li raddoppiamo. Quindi in questo caso possiamo tranquillamente arrotolarli, raddoppiarli in questo modo di sezione, così, li inseriamo nei due morsetti esterni, serriamo, rimettiamo la parte che deve fuoriuscire nella sua zona, controllate di aver serrato bene. Prima di chiuderla sistemiamo i fili in modo che non siano di impiccio alla chiusura, in questo modo possiamo ora chiudere. E voilà, la spina con LED è pronta, non chiude benissimo perché tende a fare un po' spessore LED, adesso in base al modello di LED che viene usato può avere questo involucro esterno che rompe o meno le scatole, potete tagliare un pochettino qua di plastica sul fermacavo in modo da mandarlo un po' più giù, guadagniamo un po' di spazio, vedete che adesso chiude meglio. Se per caso la terra centrale vi dà fastidio per qualche motivo, potete anche tagliarla con una tenaglia. Semplicemente funziona in questo modo, inserendola in una presa si accende il LED in un verso
e nell'altro. Io lo uso molto quando magari finisco un alloggio per provare tutte le prese senza girare con nessun elettrodomestico o piantana eccetera eccetera, o mi vengono molto comode, ne uso anche più di una contemporaneamente, quando magari faccio dei negozi con determinate prese comandate, allora le inserisco, poi vado a provare nel quadro elettrico tutte le varie accensioni per essere sicuro di non avere fatto cavolate o errori che possono succedere. Una cosa molto comoda, molto semplice, molto economica. Bene, abbiamo visto come si costruisce, ci va veramente 5 minuti, a conti fatti vi costerà 2-3 euro realizzarla, neanche. È una cosa molto comoda, ve la tenete lì a portata di mano come faccio io. E spero di essere stato utile anche questa volta. Se il video vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale, vi lascio quei 4 link che servono per realizzarla in descrizione, li trovate anche nel canale Telegram e nella mia pagina Amazon Massidattoli Tech Solution. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta di giovedì sera. Ciao da Massidattoli!